Ah, dude! La nuova Insta360 X3! Woohoo! Oggi ragazzi esce la Insta360 X3, la telecamera tascabile a 360 della casa cinese più venduta al mondo. Sono cambiate diverse cose rispetto alla One X2. Infatti su questa abbiamo un nuovo sensore da mezzo pollice per catturare più luce possibile, che vi permette di fare video in 5-7K a 360 con HDR e foto fino a 72 megapixel. Sulla X3 ci sono 5 nuove funzioni: la modalità ad un solo obiettivo fino a 4K, la modalità selfie, l'Active HDR a 360, i timelapse a 360 in 8K ed il bullet time fino a 120 fps. La prima cosa che salta all'occhio della camera però è il nuovo schermo touchscreen, questo qui da 2,3 pollici, dal quale potete comodamente controllare la camera e vedere la preview dei vostri video. L'aggiornamento più utile che ho trovato su questa telecamera per noi biker è la possibilità di filmare su una sola lente in 4K. Questo perché in molti di noi usiamo le action cam attaccate al casco e in questo modo si può avere una visuale più realistica di quello che si sta facendo. Abbiamo detto un sacco di cose, direi che andiamo a provarla un po' sul campo. Dopo varie prove nei giorni scorsi ho scoperto che il modo migliore per filmare in POV dal casco è attivando FOV Plus in Max View a 2.7K a 30 o 60 frame. La cosa bella della modalità FOV Plus è che potrete generare video sia in 16 noni che in 9/16 dallo stesso file. In 4K invece il campo visivo massimo lo trovate con l'impostazione Action View, che risulta però più stretta rispetto alla Max View. Il vantaggio però sta nella gestione del file, che non necessita di essere rivisto sull'app di Insta360. Grazie Panzer. Su questa camera il lavoro che fa la stabilizzazione flow state combinata col blocco dell'orizzonte è incredibile, perché riuscite a fare delle riprese quasi perfette senza vibrazioni strane che vanno magari a rovinare o confondere chi guarda i video, ed il lavoro che fa il software rende davvero semplice per tutti utilizzare una camera del genere, che può essere anche usata a livelli professionali. La ripresa che più di tutte preferisco se si va in bici o in moto è quella dal casco. Andando ad aggiungere un'estensione e posizionando la camera a circa 40-50 cm da noi, avremo questo effetto drone che ci segue costantemente. Dalla cesta invece la modalità 360 è indiscutibilmente la migliore, con una visuale ampia del manubrio e delle braccia molto immersiva. Molto bella perché si riescono a vedere tutti i movimenti del corpo, la bici ed il percorso davanti a noi. Dall'app da PC potete poi scegliere la visuale che preferite. Su queste riprese si può notare il lavoro incredibile che è stato fatto sull'audio. Infatti qui non avevo applicato nessun tipo di paratia per il vento o dead cat, ma semplicemente attivato l'impostazione di riduzione del vento. Geniale invece la modalità selfie, che fa praticamente una ripresa con questo angolo puntata verso di voi e va ad eliminare tutto il bastone con cui tenete la camera, ed è perfetta perché non richiede neanche di rivedere il file in post produzione per cambiare l'inquadratura, quindi il video esce già finito e pronto. Ho provato anche a mettere la X3 sul drone FPV ed ho scoperto questo effetto molto strano ma alquanto divertente.
Una cosa che invece mi fa impazzire, che mi piace tantissimo, sono i timelapse a 360 e su questa camera si possono fare fino ad 8K con una risoluzione quindi altissima. Ed essendo che la ripresa è sferica non dovete preoccuparvi dove puntate la camera, perché andate a riprendere tutto quello che sta attorno, così potete godervi il paesaggio e preoccuparvi poi delle riprese in post produzione quando sarete a casa. Passando all'app da PC, una funzione molto utile è l'autotracking. Infatti, andando a selezionare il soggetto che vi interessa, il software andrà ad inquadrarlo per tutta la durata del video ed una volta esportato avrete questo risultato. Qualche mese fa vi ho fatto vedere la One RS, che è questa modulare che anche lei può filmare in 360. Che differenze ci sono tra le due? Beh, molto semplice, la X3 è pronta così come la vedete, voi premete il bottone e filmate, dovete solo cambiare le impostazioni se volete usare una lente sola o filmare a 360, mentre la One RS è modulare, quindi magari più macchinosa, se avete sull'altra lente dovete cambiarla, piuttosto che meno versatile perché qui non avete l'attacco per il paletto a vite ma dovete avere l'adattatore. Entrambe le telecamere fanno il loro lavoro egregiamente, ma per le riprese 360 io sto preferendo la X3 perché è molto più comoda. La cosa più incredibile di questa telecamera, oltre a tutti i dettagli e le funzioni, è la batteria, ragazzi, è interminabile. È più probabile che finiate prima la memoria delle batterie. Se siete dei content creator, dei videomaker o dei fotografi, oppure semplicemente dei viaggiatori e vi piace immortalare i vostri momenti, io vi consiglio la Insta360 X3 perché è estremamente versatile e comoda da usare. Trovate qua sotto in descrizione il link per vedere tutti i dettagli ed acquistarla e noi ci vediamo nel prossimo video. Tra qualche giorno è il video del District Ride, state pronti, ciao!